Buongiorno e benvenuti all'appuntamento mensile del video di italiano di Com. Siamo già arrivati ad aprile e infatti meno male comincia a fare un po' caldo. Com'è il tempo nelle vostre città? Bene, per quanto riguarda aprile parleremo della Pasqua, perché in Italia è una festa molto importante, e per quanto riguarda il topico culturale parleremo delle case degli italiani. Mi raccomando, continuate a guardare! Buona Pasqua a tutti! Ebbene sì, in questo periodo c'è la festa della Pasqua, che è una festa cristiana molto importante per noi italiani. E infatti il simbolo preferito dagli italiani di questa festa di Pasqua è l'uovo, ovviamente di cioccolato, che tutti, gli adulti specialmente, regalano ai bambini. E si usa a scambiarsi uova di cioccolato, che oltre a essere bellissime, sono anche buonissime. Sono veramente buone. E oltre a mangiare le uova di cioccolato, gli italiani mangiano anche alcuni cibi tradizionali di Pasqua, come l'agnello o la colomba, la torta di colomba, solitamente ma di cioccolato oppure normale con le mandorle. Anche questo è veramente buono. Perché si festeggia questa festa? Ma innanzitutto è una festa cristiana molto importante. Indica il momento della morte di Gesù Cristo, che dopo 3 giorni è risorto. E infatti dopo 3 giorni, nella domenica, Cristo è risorto e tutti festeggiamo insieme la sua risurrezione. Questa festa è una festa mobile, quindi non è fissa, non c'è una data precisa, perché va dalla fine di marzo fino alla fine di aprile, ma solitamente è sempre rigorosamente di domenica. È una festa molto importante in cui si riunisce tutta la famiglia e si mangiano insieme le uova di cioccolato. Bene, adesso andiamo a parlare del topico culturale di questo mese, ovvero delle case degli italiani. Perché gli italiani, oltre a tenere moltissimo le loro famiglie, tengono anche tantissimo le loro case. Infatti preferiscono comprare le case piuttosto che prenderle in affitto. E queste case sono abbastanza grandi e neanche poi tanto care. Prima di sposarsi, la cosa fondamentale che cercano di fare tutti gli italiani è proprio comprare una casa. Quindi sia uomini che donne lavorano insieme, mettono da parte tanti soldi per poter comprare la casa. E se per caso i soldi messi da parte non dovessero essere sufficienti, vengono presi in prestito dalle banche. E in questo modo uomini e donne lavorando insieme, mettendo insieme tanti soldi, possono comprare la loro casa. Una volta comprata la casa, possono finalmente sposarsi e costruire insieme la loro famiglia. Quindi, una volta sposati, le donne continuano comunque a lavorare in modo da poter mettere da parte i soldi insieme ai loro mariti per continuare a coltivare e a crescere la propria famiglia. È una cosa molto importante per noi italiani, quindi donne e uomini lavorano insieme e siccome anche le donne lavorano, i compiti di casa, le faccende domestiche vengono svolte anche dagli uomini, ovviamente. E allora, come vi è sembrato il video di questo mese? È stato interessante? Abbiamo parlato delle case degli italiani, che solitamente tendono a comprarle. Questo è vero, sì, però non vi preoccupate, perché le case si trovano anche in affitto. Quindi, per voi stranieri che volete venire a studiare in Italia, non abbiate alcun timore, non c'è nessun problema, potete prendere in affitto una casa, quindi venite pure a studiare in Italia. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti quanti. E quindi noi ci vediamo il prossimo mese. Ciao!